Bentrovati ad un nuovo appuntamento con World Music Lab. Continuiamo il nostro viaggio musicale, questa volta indietro nel tempo. Parliamo di Medioevo, parliamo di menestrelli, di giullari, cosa facevano queste persone, che musica si suonava e dove venivano eseguite queste canzoni. Lo scopriremo tra un po'. Vi ricordo di iscrivervi al canale e sigla! Ci fu un secolo molto importante che è il 1300, è importante dal punto di vista negativo, non positivo, perché? Perché è stato il secolo della peste. Centinaia di migliaia di persone in tutta Europa morirono, quindi arrivarono addirittura a delle cifre incredibili, quindi milioni di morti, e milioni di morti significa anche meno popolazione e quindi meno risorse da cercare per mantenere la gente. Automaticamente cosa si creò? Si creò una classe leggermente più agiata, quindi i poverissimi non c'erano più, c'erano solamente i braccianti e c'erano le figure quelle più importanti dal punto di vista sociale, dai feudatari fino agli ecclesiastici, passando per le signorie e così via. Quindi si crea una situazione diversa, dove la manodopera comincia a costare un po' di più, dove la qualità della vita migliora, dove i vestiti cominciano a cambiare, i poveri, per così dire, ovvero quelli che appartengono alla classe sociale più bassa, smettono i grigi, quei colori delle stoffe non tinte, ma cominciano a prendere ad acquistare stoffe colorate, tant'è vero che arrivano mercanti che vendono stoffe colorate non più solamente per i nobili ma anche per i poveri, e comincia a stare più pane nelle tavole, più formaggio, più insaccati, e arriva anche un'altra cosa molto importante che poi vedremo per quale motivo è collegata proprio con il 1300, che è l'apertura delle osterie, quindi il vino che diventa un momento di convivialità che accoglie tanti adepti, quindi tante osterie in tutti quanti i vari comuni dell'epoca, nelle tutte le zone, anche le più disparate, nascono queste osterie, queste locande dove si cibano di alcune cose semplici e dove si beve vino. Il vino diventerà un mezzo di scambio importante, sulla Senna addirittura verso la fine del 1300 il vino viene venduto a blocchi di ghiaccio, perché appunto è fondamentale questo mercato, il grano scende, il vino sale, e con il vino chiaramente si crea questo connubium con la musica che ce lo portiamo fino al giorno d'oggi, perché con l'apertura delle osterie i musicisti non si esibiranno più solamente a corte, pagati dal re o dai vari feudatari, non si esibiranno più davanti ai sagrati delle chiese, ma si esibiranno anche nelle osterie, quindi la loro attività diventa giornaliera, non solamente il mattino e il pomeriggio, ma anche la sera nelle osterie, dove spesso e volentieri però vengono pagati con del cibo e qualcosa da bere, comunque meglio di nulla sicuramente. E da qui inizia, proprio dal 1300 in avanti, questa musica popolare, ovvero dove si cantavano le gesta dei grandi eroi oppure di grandi re, che al giorno nostro chiaramente non sono arrivate perché non c'era la scrittura, chi suonava era analfabeta, mentre chi componeva musica aveva chiaramente una cultura differente, chi la eseguiva soprattutto nelle strade o a corte erano chiaramente dei personaggi analfabeti e non potevano trascrivere queste melodie, anche perché all'epoca ancora non c'era la famosa trascrizione di cui siamo abituati dai vari spartiti moderni, diciamo. Pertanto tanta musica è arrivata a noi grazie a delle rielaborazioni musicali dal 1400-1500 in poi, dove alcuni compositori presero queste melodie popolari e le inserirono a piè pari all'interno delle loro composizioni. Però la cosa magica è che si crea un nuovo modo di convivere tra le varie persone, soprattutto nella parte dell'intrattenimento, che appunto si attua all'interno delle osterie vere e proprie dal 1300 in avanti. Quindi il moderno pub che fa musica non è una novità, è una cosa che capita ormai da più di 700 anni. Ma andiamo a vedere chi erano questi personaggi che facevano intrattenimento. Il primo che ci viene in mente è il menestrello. Chi era il menestrello? Il menestrello in età feudale era un artista di corte che intratteneva appunto la corte. La intratteneva con musica, poesia, cantava storie, era un poeta, leggeva chiaramente delle cose, oppure scriveva delle cose se aveva la facoltà di scrivere, la possibilità di non essere analfabeta, scriveva anche qualcosa.
soprattutto narrava gesta di cavalieri antichi del passato che piacevano molto a corte. Poi c'era il giullare. Il giullare era una figura leggermente diversa dal menestrello. Dal provenzale occitano giogar designa chi appunto va a intrattenere, come si diceva in età antica, e si guadagna da vivere esibendosi in pubblico. Poteva essere un attore, poteva essere un poeta, poteva essere un musicista, ma poteva essere tranquillamente anche un mimo, poteva essere anche un acrobata oppure un esperto in giochi di forza, quindi diventava già, non era il semplice menestrello che si limitava a cantare o suonare, ma qui c'era anche una prestanza fisica, perché poteva essere anche un personaggio appunto che era un ginnasta e quindi faceva l'acrobata e tante altre cose, giochi con il fuoco, giochi con le palle, e quindi era diciamo un po' più completo dal punto di vista dell'entertainment, anche se chiaramente peccava in alcune di queste varie situazioni. Non si narra di giullari che siano stati proprio perfettamente esperti in tutte queste arti, anche perché dal mimo all'attore, al poeta, al cantante, all'acrobata chiaramente ce ne passa un bel po'. Tra questi c'era una figura nobile, il trovatore. Il trovatore chi era? Il trovatore era un personaggio molto diverso, perché il trovatore innanzitutto era un compositore, era un esecutore di poesia. Quindi il trovatore è la parte più recondita di questi vari intrattenitori, perché era quello forse tra virgolette tra apici molto grandi, era il vero utilizzatore della lingua, come fosse una sorta di spazzola che passa sui capelli, come si diceva nel Seicento, come questa nave che accompagnava questi capelli. La stessa cosa si può dire appunto del trovatore, che è forse la figura più nobile tra questi intrattenitori del passato. Poi c'era il saltimbanco, che aveva alcune doti che poteva avere il giullare. Il saltimbanco era tendenzialmente un atleta, quindi si occupava sempre di intrattenimento, ma era un atleta. Quindi lui era specializzato in giochi di forza, quindi era magari un sollevatore di pesi, sfidava persone a sollevare i pesi che utilizzava lui, era abile a saltare la corda, era abile a fare il contorsionista, a fare giochi con il fuoco, tutte queste cose. Faceva magari quello che poi venne importato dai paesi arabi nei secoli a seguire, ovvero il fakiro, quindi utilizzava chiodi, utilizzava tutte queste cose per far vedere la propria abilità. E ultimo, questo forse è il più importante perché ne abbiamo tanti ancora oggi, magari mascherati con altri appellativi, ma c'era anche il ciarlatano. Il ciarlatano è una figura fondamentale, era un imbonitore, colui che cercava di vendere cose alle persone spiegando che c'erano delle varietà sul prodotto che lui vendeva che erano curative, era una panacea contro tutti i mali. Il ciarlatano era un truffatore vero e proprio che vendeva dei tubetti magari con delle cose dentro che non avevano nessun rimedio medicamentoso e lui le spacciava per cose più importanti, oppure era uno che si spacciava da medico, oppure era uno che si spacciava da persona che era informato su tante situazioni e poteva dare delle consulenze. E questa figura è importante perché poi la ritroviamo anche nei medicine show di cui abbiamo fatto già un video qualche tempo fa, ve lo metterò in descrizione, dove appunto nel sud degli Stati Uniti, ma come già capitava nell'antica Europa già dal 1300, c'erano proprio dei ciarlatani che facevano questi show di medicine. Chiaramente quello statunitense è diventato più in auge nell'ultimo periodo perché magari per gli appassionati della musica blues o folk revival dagli anni 60 in poi è ritornata fuori questa figura di questi musicisti, questi bluesman e folk singer che andavano ad esibirsi insieme a degli imbonitori o ciarlatani che vendevano medicine. Questa chiaramente è una veloce escursione in quello che era il passato, in quello che era il Medioevo, quella che era la musica popolare che veniva suonata all'epoca e i vari tipi di intrattenitori che c'erano nelle corti, davanti ai segreti delle chiese e nelle osterie, come abbiamo detto, perché chiaramente è fondamentale ricordare questa cosa, che l'osteria è stata una base importante, una rampa di lancio per tanti artisti per fare in modo che gli stessi si guadagnassero da vivere, anziché andare sempre solo alle corti o a chiedere la carità in giro per le strade in questi nuovi locali che sono arrivati fino ai giorni nostri cambiando nome in caffè concerto, pub e chi ne ha più ne metta. Vi ringrazio per la visione e vi ricordo di iscrivervi al canale. Buona musica a tutti, bye bye!